Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dato che nei video precedenti in tanti mi avete chiesto di portare un altro video sui kart, oggi sono qui per regalarvi un altro video sui kart. E sono qui col proprietario del kart, il buon Federico Leo. Buongiorno. Se volete seguirlo su Instagram ho linkato qui sotto il suo profilo. Federico è famoso perché lui riesce a impennare con le Ferrari. Fede, ma che cosa abbiamo qua tra le mani oggi? Questo qui è il mezzo che io uso per allenarmi tutti gli anni proprio per l'automobilismo, che è il mezzo più difficile, più duro che ci sia, che è il go-kart. È un KZ 125, motore TM, è un telaio CRG, ha un po' di anni però per noi non ce ne frega nulla. Niente. Poi? Un 125 che più o meno il mio dovrebbe tirare fuori 48-49 cavalli. Minchia. E Quanto poi, pesa il kart, scusa? ma col pilota al regolamento sei più o meno a 175-180, dipende dal regolamento. Sì. Quindi vuol dire che il kart da solo peserà 100 kg. Sì, 98, 100. Porca miseria. Va fortissimo. Acceleratore a destra, freno a sinistra, quella lì la marce e voi 6 marce, sei sequenziale. marce. Come le moto, quindi prima in avanti e poi le altre tutte indietro. Fai già tutto. Fantastico. Non vuoi di più. Basta, devo solo guidare. Frizione la usi solo per partire se vuoi. Freni anche davanti. Ha particolarità rispetto al 100 che tu avevi già provato, mi sembra. Sì, avevo provato il 100 e il 125, però monomarcia l'avevo provato. Quello lì aveva solo i freni dietro, qua i freni anche davanti, quindi puoi frenare 60 metri dopo. Ottimo. Cosa devo fare? Gomme, cioè Ma all'inizio... adesso entrerai che abbiamo temperatura 0. Poi sei circondato da campioni del mondo. Cioè, quindi il più lento ha vinto un europeo qui Ok, dentro. ottimo. Quanto ci mettono a scaldarsi le gomme? Dipende da te. Secondo me 4-5 giri con questa temperatura ci metti. E tra l'altro non siamo solo noi due scoppiati oggi, ma abbiamo anche un ospite d'onore, ragazzi. Quello che vi fa fare bella figura. Il buon Con i Blink tempi. 46, esatto. Buongiorno. Mai guidato? No, non forte così. Ok. Cioè, e qui vanno veramente forte. No, impressionante. Tra l'altro, il nostro caro amico che ci doveva portare oggi a fare una giornata di prove libere, così siamo nel weekend che precede la Winter Cup, dove ci sono solo campioni del mondo qua in giro. Quindi è come se noi oggi fossimo degli amatori che vanno a farsi un turno di prove libere nelle prove libere della MotoGP. Ecco, il paragone è più o meno quello. Grazie Fede, grazie. Figuri. Bene, adesso ci mettiamo il casco e proviamo il primissimo turno su questo 125 esagerato. Come cazzo l'hai accesa? Finiti i primi 2 turni di stamattina ho rischiato la vita perché al secondo giro a gomma fredda sono finito nel prato, quarta piena. Madonna. Comunque prime impressioni su questo kart. Me l'hanno detto che i kart così andavano forte, ma io non mi immaginavo una tale bestia. È impressionante, impressionante quanto va forte, quanto grip ha in curva. Impressionante poi quando magari inizia a saltellare ti si staccano le mani dal volante perché ti dà delle botte pazzesche. E poi mi rendo conto di quanto sia fondamentale il paracostole. In un sacco di punti, se non avessi il paracostole sarei già in rianimazione, credo. E l'altra roba incredibile è come quando sei sotto coppia non va avanti neanche a calci. Cioè ti sembra di guidare un carrello della spesa. Appena entra in coppia, è come se avessi il NOS, il tastino del NOS. E poi vabbè, ho fatto solo 15 giri, ho fatto un 54, ricordando a tutti che abbiamo gomme di legno vecchie di 2 anni. Quanti chilometri sono su ste gomme? Ma secondo me ne hanno un po' ormai, perché qua si va più a giri che a chilometri. Ok, insomma gomme di legno, che mi diceva anche lui che in realtà avere le gomme di legno è un po' più facile.
Sì, diciamo che ti permette di scivolare e non di saltellare come dici tu. Ok. Quindi quel saltellamento lì, avessi una gomma nuova, fresca, morbidissima come fanno loro, T'ammazza. primo giorno, comunque, cioè, Albi, è il primo giorno che sei qua, quindi... Sì, non ho mai guidato niente del genere, solo quella volta lì in Calabria con Luca avevo Più che altro guidato. qua è una pista del mondiale. Sto che ti ho portato anche se è vicino a casa, perché siamo a 120 km a casa, ma cioè, è proprio la pista top in Europa quasi. Cazzo sì, ma è Quindi- bella poi, bellissima. Cioè, poi hai visto quanta gomma c'è? Sì, c'è tanto così di gomma in pista. Infatti se tornassimo lunedì dopo la gara, cioè, sarebbe gommatissima e sarebbe ancora più difficile. Ok. Ogni errore lo paghi. Cioè più hai grip, quindi più hai pista gommata o gomma nuova è più difficile guidare. Sì, infatti se metti una gomma nuova le prime volte vai più piano che con la gomma vecchia. Pensa a te, il contrario invece che in altri sport dove avendo più grip ti è più facile, non Devi, so, in devi pista in saperlo macchina. sfruttare. Infatti anche questo kart qua, come tanti sapranno, che sono tutti appassionatissimi i tuoi followers, quindi non posso neanche parlare troppo perché qua Ti guarda che se sbagli una virgola poi... ha una sale rigido, quindi non ha sospensioni, non ha ammortizzatori, quindi più è gommata la pista e più va a indurire la sale. Ok. Perché quando trovi la pista gommatissima, tu cosa fai? Vai a cambiare quel tubo lì, che si chiama sì. sale, lo irrigidisci e lui tende più a scivolare e non a fare questo. E ribaltarsi. E io ne ho visti tantissimi. Gente che si ribalta, bellissimo. Vabbè ragazzi, mo se magna e poi si rientra. Andiamo a mangiare! Hanno fame, hanno fame. Ci si è smontato il filtro dell'aria. E la cosa bella di questo sport è che trovi sempre qualcuno che ti dà una mano. Grazie. Ma niente! Sei stato gentilissimo. In 3 minuti ce l'ha sistemato. Wow. Che roba esagerata. Mamma mia. Allora, diciamo che un'idea un po' ce l'avevo, dato che avevo provato il 2 tempi giù in Calabria con Luca, quindi avevo un po' un'idea di quanto andasse forte un kart, ma così forte ancora non l'ho mai provato. Pazzesco. La cosa impressionante sono, a parte il fatto che appena prende i giri, ti incolla il sedile. E poi è impressionante l'accelerazione che ha e le reazioni che ha. Cioè, abituato a una macchina magari anche con 700 cavalli, che ha delle reazioni violente, ma comunque ha una massa importante, la gestisci. Qua pesa niente sto coso. È pazzesco come appena ti parte di botto e ti riprende grip di colpo. Infatti mi ricordo che a un certo punto sono uscito lì dall'ultima curva, mi è partita sul cordolo, ho tenuto giù, appena ripreso grip ero dall'altra parte della pista. Cioè, pazzesco. Infatti quando vedi le gare del mondiale ti sembrano velocizzate, non ci credi che vadano così forte. Purtroppo oggi non abbiamo potuto girare tanto, un po' perché abbiamo beccato la giornata peggiore che potessimo beccare. Oggi c'erano tutti i piloti del mondiale a fare i test qua. Io e il buon Blink eravamo 2 ostacoli immobili. Alla fine abbiamo girato poco, avrò fatto una trentina di giri in totale. Però torno a casa abbastanza soddisfatto. Come tempo ho fatto 50,0 come best, senza gomme, senza assetto, senza niente, gomme vecchissime. Qua girano in 40. 49,9. Devo fare 49,9, Nicolo. Qua giravano in 46 oggi, quelli forti, quindi ci sta, contento. Che poi tra l'altro io non ho ancora ben capito come si guida un mezzo del genere, perché abituato alle auto io lo guidavo come si guida un'auto, invece mi ha spiegato poi che è tutto sbagliato. Mi hanno detto che devi metterlo dritto e poi dar gas, io invece usavo il gas per farlo girare, insomma, delirio. Blink, com'è stato? Bello, però sono troppo lento, cioè ho paura. Ve lo giuro, ho paura. Vabbè, ma le sensazioni di un mezzo del Sensazioni genere.
bellissimo, è stupendo, ha un'accelerazione incredibile, non me lo aspettavo. Nel frattempo succedono cose Cosa strane. cazzo stai facendo, Fede? Volevo fare lo sketch della vita, ma Ha un'accelerazione incredibile. Sembra di svegliare un orso. Perché quando i giri sono bassi, appena acceleri e prendi i giri, No, è impressionante. distrugge Tipo il tutto. Millennium Falcon quando parte Sì. a curvatura. Incredibile. Vabbè, senti, ringraziamo anche il buon Fede che oggi ci ha permesso di fare questa bella A voi. esperienza. Bisogna assolutamente rifarlo. quindi se avete la possibilità provatelo. Tanta roba. Però E magari non andate a girare mentre girano quelli del campionato mondiale. No, Giusto esatto. un consiglio, Consiglio spassionato. Andate a seguire Fede su Instagram, l'ho linkato qui sotto. Seguite anche il buon Blink là dietro su YouTube, Twitch, Instagram, lui dappertutto Tutto, lo seguite. tutto. Bene, grazie a tutti, grazie per aver visto questo video. Questo è stato il primo video su un kart del genere e fatemi sapere se volete vederne altri. Ciao a tutti!